Amici grigliocentrici, benvenuti al nostro appuntamento settimanale che oggi dedicheremo ad una bella recensione. Nella fattispecie parleremo di hamburger. Gli hamburger in Italia sono buoni? Com'è il livello degli hamburger in Italia? Proviamo a dare una risposta sensata ed argomentata a questa domanda. In particolare daremo i voti a 6 hamburger di base di altrettante famose catene dedicate reperibili un po' ovunque, di quelle dove potreste decidere di voler mangiare già domani mattina. L'hamburger è arrivato in Italia negli anni '80 per mano del gruppo Cremonini e del suo mitico Burghi, un'istituzione ancora oggi indimenticata in maniera assoluta a Milano, ma non solo. Da allora sono successe mille cose. L'arrivo delle prime catene americane, l'hamburger gourmet e adesso la moda degli smash burger. Ma a che punto siamo arrivati esattamente? Qual è attualmente il livello qualitativo degli hamburger in Italia? Io sono Marco Agostini ed è quello che cercheremo di scoprire insieme durante la recensione di oggi. Come dicevo anche in quest'altro video parlando di bistecche, io sono fermamente convinto che, almeno in buona parte, il livello dell'offerta pubblico di un settore sia sempre la risposta a quello della domanda. Il livello attuale degli hamburger nel nostro paese, quindi, è il riflesso del nostro livello concettuale, di ciò che consideriamo come accettabile e normale e delle nostre aspettative sull'argomento. Sei d'accordo? Vediamole allora. Attraverso una degustazione comparata del livello medio, quindi quello più prontamente disponibile al pubblico, degli hamburger in Italia. Perché se vivi a Milano o a Roma hai solo l'imbarazzo della scelta, lo so benissimo e questo è evidente. Ma gli altri 50 milioni di abitanti? Forse è quello che loro hanno a disposizione a costituire la vera media nazionale. Non credi? Prima di partire, però, definiamo bene insieme quali sono le regole, in base alle quali identificheremo i nostri candidati e naturalmente in base alle quali li valuteremo. Regola numero 1. Solo catene main focused, ossia espressamente dedicate agli hamburger. Per capirci, certo che ci siamo detti che la valutazione deve essere sul livello medio, che parte dal presupposto di una diffusione ampia popolare, ma anche Autogrill fa qualche migliaio di hamburger al giorno, ma non è la loro mission. Diciamo che il target della nostra analisi sono delle catene che si esprimono a livello nazionale su almeno 15 location e nelle quali l'hamburger sia centrale al loro menù, che sia un po' un loro vanto e che sia disponibile in diverse varianti. Appare abbastanza evidente che artigianale è più buono e io stesso conosco diverse hamburgerie eccellenti, ma reputo anche che il dimostrare di saper fornire un buon livello qualitativo sulle larghe scale sia più rappresentativo del livello qualitativo medio del settore. Io dall'altra parte sono davvero ansioso di poter vedere l'arrivo o in alcuni casi lo sviluppo di catene internazionali che hanno già dimostrato ampiamente il loro posizionamento qualitativo, come ad esempio Wendy's o Five Guys, ma che per il momento sono poco più che progetti. Oppure l'espansione di catene italiane ancora molto piccole ma molto promettenti, come quella di Mocio. Ma per il momento, in base a questa regola, ci dovremo accontentare di valutare ciò che abbiamo. Regola numero 2. Solo il classico American Burger. La moda degli hamburger gourmet ha creato un'esplosione di possibili varianti tra cui poter scegliere, ma questa non è una valutazione a livello di creatività, è una valutazione del livello qualitativo, di materia prima da una parte e di cottura dall'altra. Infatti, se guardi, le grandi catene americane, anche quelle considerate di altissima qualità, non hanno più di 3 o 4 o 5 varianti e tutte molto classiche. Valuteremo quindi solo hamburger classici che possono il più possibile essere comparati tra loro. Tra quelli possibili ho scelto il bacon cheeseburger, che personalmente non mi fa straimpazzire, lo considero piuttosto sbilanciato a livello gastronomico, con tutto quel sovrapporsi di grasso untuoso, dolce e cremoso. Però oggettivamente bisogna riconoscere che offre un sacco di spunti tecnici di valutazione. La cottura del bacon, quella del patty, lo scioglimento del formaggio. Pertanto niente hamburger alti due spanne contenenti 27 ingredienti, ma soltanto e unicamente bacon cheeseburger piuttosto basici e con impatti di sola carne di manzo.
Quindi, giusto per capirci, neppure il classico original di KFC, pur essendo un panino molto semplice. Regola numero 3. Si valuta solo il panino. Parliamo infatti solo di risultato puro e non di location, gadget, livello di servizio o altri fattori. La classifica che stai per vedere, infatti, comprende catene con un livello di servizio davvero eccellente, a fronte di un prodotto che però magari io potrei considerare anche soltanto mediocre e che quindi risulterebbe molto influenzata se dovessi considerare questo fattore e per come la vedo io anche un po' falsata. Quindi quello che valuteremo sarà soltanto il panino in se stesso, anche dovessimo aspettare 2 ore per riceverlo. Regola numero 4. Sono valutazioni soggettive. È chiaramente il mio e solo il mio giudizio e non quello di un panel di degustatori attrezzati ed esperti con degustazione incrociata alla cieca, ma non vuole neppure esserlo. È soltanto il mio modesto parere da addetto ai lavori, per quanto questo possa valere, consapevolmente influenzato dal proprio background e dai propri gusti personali, per quanto io cerchi di farlo nella maniera più seria, onesta e attendibile possibile. Quindi se siete amanti di questa o quella catena, o più ancora se siete gestori di questo o quel franchising, non offendetevi, è sempre solo un gioco. Vediamo allora adesso insieme i protagonisti di questo gioco. Ne abbiamo 6. Si parte naturalmente dal riferimento iniziale, il capostipite, il successore di Burger in Italia, ossia ovviamente McDonald's. Non credo servano grandi presentazioni, è la catena di hamburgerie più grande al mondo. Anche se è giusto precisarlo, si pone come obiettivo dichiarato il fornire un pasto economico a chiunque. Obiettivi qualitativi quindi non pervenuti, anche se va detto, in Italia va un pochettino meglio che negli States, per giudizio degli stessi americani in visita da noi. Il secondo è uno dei principali antagonisti di McDonald's nel mondo e sicuramente il primo in Italia, ovvero Burger King. Burger King, ossia il re degli hamburger. Già di per sé il nome è piuttosto ambizioso, ma il claim di Burger King basa questa presunta superiorità sul fatto di eseguire autentiche cotture alla griglia per i propri burger. Vediamo. Il terzo è il nuovo progetto ristorativo della famiglia Cremonini dopo la cessione di Burghi a McDonald's, ossia Roadhouse. È stato inizialmente introdotto in Italia come franchising di un'omonima catena americana di non particolare fama, che però è più una steakhouse a prezzi abbordabili che un'hamburgeria vera e propria. È però innegabile che nell'evoluzione avuta dall'insegna nell'arco dei decenni in Italia, snack e hamburger abbiano ricoperto un ruolo sempre più centrale all'interno del menù. Il quarto è il principale antagonista di Roadhouse in Italia, ossia All Wild West. Il mood, come il nome suggerisce, è quello dei cowboy, degli indiani e dell'Ok Corral, con menù fortemente tematico e un posizionamento di prezzo leggermente più basso rispetto a quello di Roadhouse. Il quinto e il sesto sono decisamente più recenti e quindi di riflesso anche la loro idea di hamburger risulta un pochettino meno datata, più orientata agli In-N-Out e Wendy's per capirci. Partiamo da American Graffiti, che nonostante la relativamente giovane età vanta già un sacco di filiali. Il look di età invece ne riflette anche di più, ispirandosi dichiaratamente ai diners americani degli anni 50, con i loro inconfondibili divani in pelle rossa, i loro milkshake e naturalmente i loro hamburger. Chiudiamo con l'ultimo arrivato, arrembante, molto più piccolo rispetto ai grandi colossi citati finora, ma che sta crescendo molto in fretta. Parlo di Americas. Più genericamente vuole cavalcare l'idea dell'America più lussuriosa in tutte le sue espressioni, quindi comprendendo anche American Barbecue oppure Tex-Mex. Ma certamente gli hamburger ricoprono un ruolo centralissimo all'interno del menù, declinati in addirittura 3 linee: Evergreen, Special e Smash. Bene, è ora di armarsi di taccuino ed iniziare il nostro giro. Sei pronto? Definiamo i parametri di voto. Gli hamburger verranno valutati nel loro aspetto intero e poi sezionato. La qualità d'insieme è sempre la somma dei singoli dettagli che hanno contribuito ad ottenerla. Vediamoli quindi.
Valuteremo separatamente il pane, i patti, la salsa e quella che potremmo considerare la signature del nostro panino nello specifico, ossia il bacon e il cheddar. Il tutto bevendo solo acqua, senza altri snack come nachos o noccioline e riservandomi tutti i commenti per dopo, qui, con voi. Perché è un gioco, ma bisogna cercare di eseguirlo nella maniera più corretta, trasparente e pulita possibile e soprattutto sempre cercando di avere il massimo rispetto per il lavoro degli altri. Il voto di insieme di ciascun panino verrà espresso anche in termini di rapporto qualità-prezzo, perché chiaramente non è corretto paragonare su valori assoluti panini che magari costano uno il doppio dell'altro. E i voti andranno dallo 0 al 10 con eventuali mezzi voti ammessi. Ancora una cosa, l'ultima giuro. Spero che mi perdonerete, ma io voglio riuscire a dimostrare che nel 2026 è ancora possibile andare a fare recensioni senza andare in giro col bilancino del farmacista a pesare i panini, senza chiudere gli occhi mentre li si addenta e senza roteare la mano a mulinello nel caso dovesse piacermi qualcosa quando lo addento. È una roba che mi sta troppo sulle palle. Oh ragazzi, siamo tutti quattro scemi che vanno in giro a mangiare panini con una telecamera in mano, mica stiamo attribuendo le stelle Michelin. Proviamo a prenderci un pochettino meno sul serio, dai. Io recensisco a modo mio, mi spiace. Detto questo, cominciamo. E la nostra partenza non può che essere con il capostipite del mondo burger in Italia, quello che ha un po' definito le regole da cui tutti sono partiti e da cui, proprio per questo motivo, partiremo anche noi. Ovviamente, parlo di McDonald's. E il corrispondente del bacon cheeseburger da McDonald's è il Crispy McBacon, ad un costo di 6,80 € solo panino. Tutto sommato, per essere un hamburger entry level non si presenta nemmeno male. Un effetto un po' finto, ecco, forse. Però oggettivamente non possiamo dire che tradisca troppo le promesse fatte dalle immagini. Per quanto mi riguarda, secondo me, 6. Chiaramente sezionato perde un bel po' del proprio appeal, come peraltro è tipico succeda per tutti quei burger ad assemblaggio a catena, ecco, che li fa un po' sembrare molto con quell'idea industriale al microonde, un po' Lidl, ecco. Per me qui bisogna scendere un bel po', diciamo 5. Pane, per essere quello che è, non è nemmeno poi così terribile. Industrialissimo, certamente, però molto meglio di quello del supermercato in ogni caso, e che purtroppo non è che sia sempre così. Ha una mezza idea di sapore, accettabile, diciamo. Per me un 6. Patti, e qui purtroppo arrivano un pochettino i dolori perché è oggettivamente davvero osceno. È semplicemente bollito, non dà nemmeno l'idea del passaggio in piastra, della magliardizzazione. È più fine ancora di uno smash e non per niente ce ne vogliono due per riempire il panino, ma senza alcun sapore, zero. Ma né di manzo né di nient'altro. È veramente un disastro. 4. Salsa, al contrario del patty, ha invece fin troppo sapore. Molto, molto, molto sapida, esageratamente umami, ma di glutammato, nel senso brutto del termine. Ruffiana, ma nel senso volgare. Diciamo coprente, ecco. Per me 5 e mezzo. Signature. Il cheddar è cheddar, è a fette, è stato fatto fondere. Il bacon è bacon, croccante è croccante. Il problema è che non sanno per nulla né di cheddar e né di bacon. È esattamente come il patty, per capirci, non sanno assolutamente di niente, ma zero, eh. Per me 4 e mezzo. Qualità-prezzo, questa oggettivamente è difficile perché definisce un pochettino la scala di valore che accompagnerà a tutte le valutazioni successive. Il fatto è che nell'insieme il panino proprio non funziona, sembra di mangiare pane e salsa insieme e basta. Carne, bacon e formaggio potrebbero tranquillamente non esserci, che tanto non se ne accorgerebbe assolutamente nessuno. Panino davvero pessimo. Molti potrebbero dire che con 6,80 € ci si mangia una bella, sana e gustosa piadina, sapendo esattamente gli ingredienti che ci sono dentro. E avrebbero assolutamente ragione. Però in una valutazione come questa bisogna cercare di essere oggettivi e riconoscere che 6,80 € sul mercato degli hamburger in termini di prezzo è veramente poco. E quindi a malincuore a quel prezzo un 6 politico mi sento di doverlo dare.
Saltiamo ora di palo in frasca e passiamo dal primo arrivato ad uno degli ultimi, sicuramente uno di quelli con il tasso di crescita più elevato, American Graffiti. Ed American Graffiti, il panino con le caratteristiche che stiamo cercando, si chiama semplicemente Bacon Cheeseburger, forse non con un grande slancio di fantasia, con un prezzo di 12,60 € panino più patatine. Una volta tolta la presentazione nel cestino in stile diner americano, l'hamburger si presenta semplicemente per quello che è. Un hamburger di base, simpatico, onesto, senza giganteschi voli pindarici, né stratosfericamente bello, nemmeno orrendo. Onesto, diciamo. Secondo me 6. Sezionato è uno dei pochi che mi dà una migliore impressione rispetto che intero. È assemblato non in linea, questo si vede abbastanza chiaramente, con una cura dignitosa per i particolari. Diciamo che invoglia a mangiare, secondo me 6,5. Pane, non malaccio, morbido, elastico come un ban deve essere, sapido al punto giusto, neutro ma non anonimo, diciamo che non sparisce, ecco, a lunga conservazione ma con dignità. Ecco, secondo me un 6,5 se lo merita. Patti, secondo me la parte migliore in assoluto del panino. È cotto bene, è ben magliardizzato, è esattamente well done in termini di temperatura al cuore, però sufficientemente succoso per rendere l'insieme ampiamente mangiabile, masticabile. Ha un sapore discretamente manzoso, abbastanza da essere protagonista all'interno del panino insieme a tutti questi ingredienti, e secondo me un 7 pieno se lo merita. Salsa. La versione bacon cheeseburger di American Graffiti apparentemente non prevede la presenza di una salsa, quindi giudizio assente e che naturalmente non concorrerà a formare media. Solo una considerazione. Ma perché? Secondo me ci stava. Una bella salsettina agre che magari andava a contrastare la tendenza dolce e la sapidità degli altri ingredienti. Ci stava bene secondo me. Suggerimento gratis. Signature, secondo me qua ci siamo. Il cheddar sa di cheddar, il bacon sa di bacon, cioè quello che in teoria dovrebbe essere, ma che purtroppo non sempre è. Sciolto bene il primo, dorato e discretamente croccante il secondo. Sono entrambi saporiti il giusto e aggiungono ma non coprono il panino, diciamo. Secondo me 7,5. Bravi. Qualità-prezzo. Diciamo che il panino nel suo insieme ci sta, funziona in modo ragionevole, fa uscire molto bene il manzo e nell'insieme è ben bilanciato. Niente fuochi d'artificio per capirci, per carità. Però oggettivamente un panino che fa il suo, è un hamburger più che discreto a quel prezzo. Secondo me 7. Torniamo ora al tradizionale, quantomeno per noi, ad un marchio che ha avuto il buon pregio di saper portare in Italia il concetto di diner americano o presunto tale e di steakhouse popolare, trasformatasi però nel tempo più in panineria hamburgeria. Parlo ovviamente di Roadhouse, dove il bacon cheeseburger prende il nome di R Special e batte 14,90 € panino con patatine. A vederlo onestamente non è né particolarmente bello né particolarmente attrattivo. Non è nemmeno osceno, per carità. Però oggettivamente perde qualche punto rispetto alle promesse fatte dalle immagini e certamente ne perde qualcuno ulteriore per il pane, che onestamente è davvero un po' bruttarello, poverino. Per me 5,5. Anche sezionato conferma un pochettino quest'idea. Diciamo che richiama un pochettino l'aspetto degli hamburger che si fanno in casa generalmente in una cucina normale, senza grandi mezzi a disposizione. Un po' tristino, ecco, senza offesa per nessuno. Per me 5,5 anche in questo caso. Pane, come dicevo, è la parte che a mio parere paga un pochettino più dazio e secondo me penalizza di più il risultato finale. Ha un pochettino del pane del supermercato, ecco. Probabilmente anche un filino troppo, secondo me, per una realtà di questo tipo. Consistenza un po' spugnosa, sapore un po' anonimo. Qua secondo me è 5. Patti. Se il pane è la cosa che mi è piaciuta di meno, si potrebbe dire che il patty è quella che mi è piaciuta un pochettino di più. Alcuni direbbero probabilmente che è un pochino troppo indietro di cottura. Io però personalmente non sono uno di quelli che va a fare le crociate igienico-sanitarie sulla cottura delle carni macinate nei ristoranti.
Io parto dal presupposto che se una realtà può o non può fare una determinata cottura in un determinato modo, dipende tantissimo dalla sua struttura, dalla sua organizzazione e dagli strumenti a sua disposizione e non sta certamente a me valutarli o giudicarli, in considerazione del fatto che realtà così grandi hanno certamente l'organizzazione sufficiente per poter evitare questi comportamenti, se ritengono giusto farlo. E in ogni caso sono realtà che sono certamente sottoposte a controlli molto rigorosi da parte degli enti preposti. Di contro, lato consumatore, esattamente come per la bistecca, io un grado di cottura inferiore al ben cotto sul manzo lo gradisco, e lo gradisco e come. Qui probabilmente sono anche due, però oggettivamente io non li penalizzerò per questo. A me il patti è piaciuto. La carne era cotta bene, sicuramente ben magliardizzata, saporita il giusto, manzosa il giusto, nel senso che comunque aveva una sua discreta identità, non era male. Diciamo che secondo me un bel 6 e mezzo se lo è meritato. Salsa. Non è malaccio, richiama in maniera abbastanza evidente la salsa del Big Mac, solo in versione leggermente sottotono. Non eccelle particolarmente, però oggettivamente non è nemmeno completamente anonima. Diciamo che nell'insieme sta, per me un 6. Signature. Il bacon è ben cotto, dorato, croccante sicuramente, ma la materia prima ha un sapore troppo scialbo, troppo poco signature per capirci. Stesso discorso sul cheddar, bello sciolto, però sa veramente di poco. Sono belli, trattati molto bene da chi li ha cotti, anzi bravi, ma almeno mezzo punto in meno per il sapore e troppo poco signature per caratterizzare il panino, ecco. Peccato. 6 e mezzo. Qualità-prezzo. Capiamoci, non è malaccio, però è un hamburger che io definirei scolastico, nel senso che sta lì nel mezzo, senza dar troppo fastidio. Nell'insieme fa il suo, però senza nemmeno sforzarsi troppo di discostarsi dall'idea di un hamburger di base. Il che può essere una scelta, per carità, però non a quel prezzo. 14,90 € è il prezzo più caro pagato dai 6 panini testati. Per me qua è 5. Per par condicio, torniamo ai burger for the masses dei fast food veri e propri. Ed in Italia, avendo già visto McDonald's, non rimane chiaramente che Burger King. E da Burger King il panino più vicino al concetto di bacon cheeseburger è il Bacon King, ad un prezzo di 6,80 € solo panino. Intero si presenta anche in maniera abbastanza dignitosa. Certamente non mantiene granché le promesse fatte dalle immagini, però oggettivamente ho visto anche di peggio. In generale dà un pochettino quell'idea di vorrei ma non posso, però alla fine sta, diciamo 5 e mezzo. Il fatto è che una volta diviso finisce per perdere qualche ulteriore punticino, come peraltro è risultato evidente anche da McDonald's e come risulta evidente in tutti quei panini oggetto di un processo di assemblaggio a catena. Gli dà un pochettino quell'idea di prodotto industriale cotto al microonde, ecco, un po' sfigatello. Qua è 5 secondo me. Pane, spugnoso, industriale in maniera sfacciatamente evidente, con un sapore molto neutro, probabilmente anche un po' troppo, impreziosito soltanto da un filo di tostatura che riesce a renderlo appena appena decente, ma comunque non abbastanza da renderlo fragrante. Sfigatino, però passabile, diciamo 5 e mezzo. Patti. Ci sono effettivamente dei segni di griglia che sarebbero la firma inconfondibile del claim di Burger King, però il problema è che ci sono solo quelli. Sapore assolutamente non pervenuto, con una cottura che sembra quasi più fatta a vapore, ecco, con disegnate delle grill marks. Il sapore in bocca è insipido, nel senso che è poco sapido e che in generale non sa di manzo, come peraltro non sa assolutamente nient'altro. Oggettivamente è abbastanza inqualificabile, per me 5. Salsa. È una mayo bianca, simile a quella che si trova della Heinz anche nei supermercati. Piuttosto neutra, molto poco saporita. Diciamo che nell'insieme, secondo me, sparisce un po' troppo. Per me 5 e mezzo. Signature. Anche in questo caso siamo abbastanza nel campo dell'anonimato. Il cheddar, peraltro, ha una consistenza abbastanza strana, più da formaggio ultra processato.
Per capirci, il cheddar è un formaggio processato, quantomeno quello americano, che è ben diverso da quello inglese, te lo ricordo. E se sei curioso sulla storia del cheddar, mi raccomando, leggi questo libro che secondo me ha dentro qualcosa di interessante. Però in questo caso stiamo parlando di qualcosa che assomiglia di più alla consistenza di una sottiletta, ecco per capirci. Abbastanza insapore, è fuso. Stop. Il bacon è precotto in maniera abbastanza evidente, è moscio, non è croccante, però ha una sua qualità quantomeno, che gli fa guadagnare mezzo punto come fa guadagnare mezzo punto a tutta la categoria. Ha quantomeno un suo sapore identificativo, cioè sa di bacon, il che non è da dare così per scontato visti i precedenti. Tra tutto, Signature direi 5,5. Qualità-prezzo. Il mio modesto parere è che il lavoro maggiore su questo panino sia stato fatto in termini di bilanciamento d'insieme, perché per capirci il valore assoluto del panino è superiore alla somma dei singoli ingredienti, perché tutto sommato il panino nel suo insieme funziona. Niente di stratosferico, per carità. Diciamo che al di sotto dei 10 euro definisce un pochettino la soglia della decenza. Per quanto mi riguarda, secondo me, un 7 è giusto. Continuiamo a saltare per uniformità dallo storico alla novità e il più nuovo del nostro sestetto è certamente Americas, dove il corrispondente del Bacon Cheeseburger prende l'originale nome di 212, proposto ad un prezzo di 13,90 € con patatine. Vediamolo. A vedersi onestamente molto molto bello. Pieno, fedele alle promesse delle immagini presenti sul menù o sulle pareti, ben bilanciato nelle proporzioni, quindi dà veramente l'idea di ricco, di artigianale. All'arrivo peraltro ha sprigionato un profumo veramente notevole. Per quanto mi riguarda, secondo me, 8 pieno. Peraltro una volta diviso regge molto bene, rimane bello, ben distinguibile nelle singole parti e strizza fortemente l'occhio all'artigianalità, la cosa che si vede ulteriormente adesso che l'abbiamo tagliato. Diciamo che io confermerei l'otto iniziale. Pane, molto buono per questa fascia, però forse è la parte più migliorabile tra quelle che ho visto finora. Sapore un filo troppo neutro e secondo me un filo troppo disidratato. Non capisco se in origine o perché magari ha preso un po' di aria nel mente. Non perfettamente fragrante come sembrerebbe vederlo, ecco. Comunque in ogni caso molto buono, 7 pieno. Patti, sicuramente buono, ha un suo sapore, è manzoso, è bello sapidino e ruffiano al posto giusto in termini di presenza di grasso. Anche la cottura è ben eseguita, bella maillard, una mezza tacca appena al di sotto della cottura completa, ma comunque ben succoso, molto buono. Anche in questo caso io confermerei 7. Salsa, buonina diciamo, è una barbecue che sta molto al suo posto. Non è una Heinz per capirci, però se è un artigianale senza particolari ambizioni. Però insieme al resto ci sta, funziona. Diciamo 6,5. Signature. Il cheddar sa di cheddar vero e questa apparentemente sembra essere una notizia. Fila, ha sapore, così come anche il bacon è saporito, sapido il giusto. Ha perso forse un filo di croccantezza che comunque c'era, si vede. Secondo me in questo caso Signature da 7. Qualità-prezzo. Nell'insieme sicuramente spacca, nel senso che è certamente un panino molto ricco, forse più da serata fuori che da pausa pranzo per palati delicati, e questo poi da ciascuno può essere visto come un bene o come un male, però indiscutibilmente è un hamburger di qualità e molto ben bilanciato. 13,90 inizia a essere una battuta più impegnativa rispetto alla media vista finora, ma nonostante questo il mio parere è che se li meriti alla grande. Per me 7,5. Chiudiamo il cerchio con l'ultimo brand, altro storico tutto sommato per il panorama italiano, Old Wild West. Da Old Wild West il bacon cheese si chiama semplicemente American Burger e costa 10,60 € con patatine. Hamburger che si presenta in modo onesto, senza puntare necessariamente a grandissimi effetti speciali o ad ambizioni irraggiungibili. Si presenta come un dignitoso burger di base, che poi è quello che è. Secondo me, sincero, diciamo 6. Come visto anche su altri, l'assemblaggio non a catena lo premia un pochettino di più da diviso,
con un vago accenno ad una presunta artigianalità che lo fa apparire meno dozzinale, diciamo. Per me 6,5. Pane, industriale, non tenta neanche troppo di nasconderlo, però diciamo che è un lunga conservazione più che dignitoso, anche qui senza gigantesche ambizioni irraggiungibili. Forse un filo troppo poco tostato se devo trovargli un difetto. Comunque secondo me un 6,5 li merita. Patti, non male. Anche qui materia prima non stratosferica, però discreta e trattata bene. Patti cotto bene, non succosissimo forse, ma comunque non asciutto. Sapido il giusto e con una buona identità. Onesto, direi 6. Salsa. Come salsa la scelta è ricaduta su un ketchup, ma a mio personale parere è un pochino troppo commerciale. Scarico, insignificante nell'insieme della ricetta. Ci può stare poi alla fine, però potrebbe tranquillamente anche non esserci per il contributo dato. 5,5. Signature. Sia per il cheddar che per il bacon si tratta di materia prima piuttosto dozzinale, non una bomba di sapore, per capirci. Però si meritano almeno un punto in più perché è trattata molto bene da chi l'ha cotto. Bacon dorato, croccante, fatto bene, e cheddar sciolto bene in modo uniforme. Per me è Signature da 6,5. Bravi. Qualità-prezzo. Nell'insieme il panino, secondo me, ci sta, ha un suo senso, non pretende di essere ciò che non è. Non è probabilmente una roba stratosferica, forse, però è stato realizzato e bilanciato, secondo me, bene. Vale oggettivamente il prezzo che costa, per me 6,5. E ora proviamo insieme a tirare le somme, a cui voglio aggiungere nel mentre anche qualche considerazione personale. L'ultimo della nostra classifica è McDonald's e questo potrebbe anche non essere una grande sorpresa, in considerazione del fatto che dichiaratamente non si pone grandi ambizioni gourmet. Il penultimo è Burger King e anche in questo caso potremmo non considerarla una sorpresa. Ma ecco la prima considerazione. Al di là dei punti in più e in meno, al di là della distanza tra i due in questa classifica, al di là dei voti che posso aver dato, la mia personalissima considerazione, quantomeno in relazione alla degustazione che abbiamo appena fatto, è che Burger King batta McDonald's 2-0 palla al centro. E questo è il classico caso dove per il consumatore finale, in maniera più o meno consapevole, subentrano anche altri fattori di valutazione, come ad esempio il livello e la qualità del servizio, oppure questa o quella novità, o questo o quel gadget. Perché se fosse solo per il panino in sé, in un piazzamento comunque basso, per carità, per quello che è il mio modestissimo parere, tra i due non c'è assolutamente paragone, con una differenza molto più ampia rispetto a quella espressa dai punteggi di questa classifica. Il terzultimo è forse un pochettino più una sorpresa. Sempre al di sotto della sufficienza c'è Roadhouse. Il mio personalissimo parere, e non da adesso, è che nell'arco degli anni Roadhouse abbia un pochino mollato il colpo, soprattutto sulle bistecche, secondo me, ma anche sui panini. A proposito, se ti piacerebbe che ripetessi altre recensioni comparative come queste su altre preparazioni in ambito grilling, mi raccomando scrivimelo nei commenti e specifica pure su cosa ti piacerebbe le facessi. Tornando a Roadhouse, la categoria che indubbiamente lo ha più penalizzato in questa classifica è il rapporto qualità-prezzo. Per quello che può valere, la mia opinione è che è troppo caro per quello che offre. Il primo dei sufficienti è Old Wild West. Io penso che la differenza in questo caso l'abbia fatto il posizionamento. Se devo essere onesto, io ho un ricordo peggiore dei burger di Old Wild West, ma se oggi sono questi, onestamente ci stanno. Non hanno la pretesa di essere dei burger gourmet, ma offrono un prodotto onesto ad un prezzo in linea. Arriviamo ai due gradini più alti del podio e il secondo in classifica è American Graffiti. Per come la vedo io vale un po' lo stesso discorso visto per Old Wild West, anche se il panino di American Graffiti mi è piaciuto leggermente di più. Non sono oggettivamente degli hamburger straordinari, però sono onesti, si posizionano discretamente bene con il prezzo e non fanno voli pindarici che oggettivamente non si possono permettere. Giocano in difesa e secondo me fanno bene. E come ha intuito per deduzione, il vincitore del nostro piccolo gioco è Americas, ovvero l'ultimo arrivato. E forse proprio per questo. Si piazza oggettivamente altino, quantomeno su questa fascia,
Ma come abbiamo visto per Roadhouse, questo non è assolutamente garanzia di nulla, anzi. Il mio personalissimo parere è che l'hamburger che ho assaggiato si potrebbe posizionare anche leggermente più alto, diciamo sulla soglia degli hamburger artigianali gourmet o dei tanti smash che vanno molto di moda adesso. Quindi, in definitiva, se sei stato negli Stati Uniti e hai visitato In-N-Out o Five Guys o Shake Shack, sai benissimo che sul livello medio nel mercato degli hamburger siamo ancora un pochettino lontani, però le cose si stanno muovendo e tutto sommato anche abbastanza in fretta. Fammi sapere nei commenti se vuoi che faccia altre recensioni come queste. Mentre se ti senti un vero pro sugli hamburger americani, ti lascio questo simpatico e veloce quiz a punteggio che ti dirà esattamente quante ne sai. Quindi ovviamente buon hamburger, buon divertimento e ovviamente buon barbecue. Ci si vede alla prossima.